Salve a tutti, anche oggi abbiamo una nuova idea da sviluppare e vediamo subito di cosa si tratta. Ecco, prendendo spunto da questo lucidatore che avevo fatto un po' di tempo fa, e io sono convinto che questo lucidatore, messo sistemato in altro modo, sull'asse praticamente, possa lucidare anche la parte interna dei metalli. Quindi ne farò uno così, identico, preciso, e un altro un po' più piccolo, il più piccolo possibile da poter entrare dentro a un interno di 30 mm, che poi quasi sempre userò quello grosso, chiaramente, perché è più robusto. E cominciamo. Qui abbiamo la barra di bronzo, e cominciamo a lavorare questa barra di bronzo, ne ricaviamo due, una identica a questa e una più piccolina.
Ecco, ho messo sull'affilatore, che lo userò per intestare il tondino di HSS, e poi devo fargli anche una piccola golettina di fermo. Avanti. Ecco, inseriamo questo è un maschio troncato, rotto. Per troncare questo codolo userò un disco da flex, di quelli sottili. Ecco, abbiamo tutti i pezzettini. Questo è il Sager, che si incastra esattamente in questa sede, così non fa uscire il cilindretto. Quindi prima mettiamo su il cilindretto, così. Poi mettiamo su questo Sager. Questo Sager di spessore è 1,5. Ecco, è già incastrato, praticamente il bicchierino, il cilindretto non viene più fuori, non viene così, può ruotare ma non viene più fuori. Adesso ci mettiamo i cuscinetti, 2 cuscinetti, una vite super piatta e una rondellina fatta bene che è 1,86, 87, che è leggermente più grossa del Sager, così permette la rotazione dei cuscinetti. Ecco, andiamo ad appoggiarla. Poi mettiamo su questi. Adesso provvisoriamente ci metto un dado, ma poi chiaramente andrà montato su una struttura. Ecco, si vede già la rotazione del cuscinetto. Questo ha 2 cuscinetti di interno 6, esterno 17, con uno spessore di 6 mm. Il rullino di 6 mm che abbiamo ricavato, abbiamo visto che l'abbiamo ricavato da un maschio troncato, e la carcassa esterna che diventa 25 mm scarsi, e col rullo, che ho preso il rullo 25,26 praticamente, quindi posso entrare
con un limite di 26 mm posso entrare. Nel frattempo ho fatto anche già l'altro, ho fatto più grosso, sempre fatta alla stessa maniera ma un po' più grosso, che l'altro l'ho fatto esattamente come quello già visto prima. Questo qui è un po' più grandino, ha una carcassa di 30,60, il rullo diventa un 7 mm, sempre in HSS, il totale fa 31, entra nel 32 mm, diciamo. Qui ci vanno due cuscinetti un po' più grandini, con l'interno di 8, l'esterno di 22 e lo spessore di 7 mm ciascuno, quindi 14. Anche questo è fermato con il rullino con un Sager che va messo lì in fondo. Possiamo anche già metterlo, va dritto alla scanalatura che abbiamo creato nel tondino di HSS. Eccolo lì, questo può girare tranquillamente. Sotto ai cuscinetti ho messo una rondellina bella piana e di 15 1,5 mm, che è leggermente più grande del Sager, che è 1,25, così lascia la possibilità al cuscinetto di ruotare liberamente. E adesso, tanto per provare, mettiamo su questo dado. Eccolo lì. Ecco, come si vede, anche questo sta già ruotando liberamente e potrebbe già fare il suo lavoro. In questi attrezzi la cosa più importante è proprio la stondatura creata qui nell'apice iniziale, perché fa più o meno le funzioni della sfera, ed è per quello che la stondatura è la cosa principale per ottenere un buon lavoro, diciamo. Adesso andiamo a creare un supporto che prenda da una parte questo e da una parte quell'altro. Adesso gli facciamo una bella temperata, mettiamo in tempera, la mettiamo e così diventa più robusto, si segna meno con i morsetti. Ed ecco che abbiamo temperato questo supporto. Così i segni del morsetto dovrebbero essere più lievi, meno evidenti. Qui ci va in testa, se riusciamo, ci mettiamo un rullino.
quello piccolo lo mettiamo dalla parte, uno dalla parte e uno dall'altra. Ecco, adesso li ho strinti, li ho allineati perfettamente. Questo è quello piccolo. Questo è quello più grande. Sono molto fluidi. E questi sono fatti per andare sulla cartella di 20 mm. Possiamo pinzare questo con l'estensione totale e poi girandola senza ribaltarla, così i segni rimangono sempre qua. Usiamo l'altra parte praticamente. Anche qui la stessa cosa. Ecco, a me sembra molto bello e non ci rimane che andarlo a provare e vedere se funziona anche bene. Avanti. Ecco, per fare questa prova ho messo su un pezzo che avevamo lucidato esternamente in un altro video. Adesso lo lucidiamo anche alla parte interna. Vado dentro 30 mm, vado dentro e volutamente, così creiamo uno scalino, perché il nostro attrezzo è fatto apposta per arrivare alla fine e non un pochino prima. Ecco, adesso abbiamo inserito il nostro utensile e qui dobbiamo fare un'operazione fondamentale. Dobbiamo dare, invece di lasciarlo parallelo, dobbiamo dargli un grado e mezzo o due girato così praticamente, che lavori di punta. Ecco, così dalla parte davanti praticamente lavora e dalla parte dietro invece non tocca, è libero praticamente. Appena appena, ma è libero. Molto bene. Per fare questa operazione lavoreremo col tornio alla rovescia, lavoreremo con la rotazione inversa, quindi facciamo l'accosto così, facciamo lo 0, useremo lo stesso avanzamento, la stessa velocità di avanzamento, che è fondamentale perché così le creste corrono parallele alla velocità di questo utensile senza mai saltarne o cavallarne una. Ecco, diamo una lubrificata perché non ha mai lavorato, quindi sarà meglio che un po' si lubrifichi e poi possiamo partire, direi. Diamo un'occhiata. Eccolo, sembra venuto abbastanza bene. Adesso proviamo a smontarlo. Direi che sia molto bello. Dopo lo vediamo sul banco che si vede meglio, però direi che sia veramente veramente bello. Adesso usiamo l'altra parte con un pezzo più grosso. Ecco, abbiamo messo su un pezzo di 80, così facciamo l'interno che si vede bene, che solitamente poi si usa per questi pezzi grandi, perché per i pezzi piccoli è molto più difficile usare il lucidatore. Per questi invece che si vedono può capitare spesso che la parte interna sia visiva, ecco. Anche qui
scendo 40 mm e così rimane un gradino e così vediamo se il nostro lucidatore rispetta anche il gradino, perché è fatto appositamente, insomma. Ecco di nuovo il nostro utensile, in questo caso non lo ribaltiamo così il supporto rimane sempre segnato dalla stessa parte praticamente, se si segna solo di qua, dall'altra parte rimane bello intatto, lo giriamo solamente così, lo giriamo. La gradazione del grado mezzo inclinato è sempre quella di prima, la tecnica è identica. Siccome che dentro all'interno abbiamo lo scalino, conviene, per essere precisi, conviene proprio andare in appoggio e fare lo 0 di questa misura, quindi facciamo 0 qui e cerchiamo di rispettare quella misura lì. Ovviamente non possiamo superarla. Anche in questo caso useremo la rotazione inversa, così lo vedo meglio io, quindi vado in appoggio, ecco lì, metto il nonio a 0 e gli do il solito decimo, che alla fine, ripeto, è sempre un 0,5 di qua e 0,5 di là, perché misuro sul raggio. Anche qua una bella lubrificata, ovviamente, e possiamo, direi, partire, possiamo. Ecco che siamo arrivati, diamo una bella asciugata anche qua. Beh, anche questo direi che si è venuto piuttosto bene. Adesso qui si fa fatica a capire lo specchiamento, ma adesso lo tiriamo giù dal mandrino e ci rendiamo subito conto. Io direi che sia più che bello, direi. Andiamo a vederlo sul banco, bene. Ed ecco i nostri pezzi finiti. Nel grande si vede bene dentro, che è splendido. Dentro faccio fatica a farvi vedere com'è brillante, ma dalla mia postazione si vede benissimo. Adesso provo a accendere una luce qua, vedere se si vede un pochino meglio. Forse si vede bene, forse no, non riesco a capire. Comunque di certo che è molto liscio e non si sente nessuna rugosità ed è lavorato fino alla fine di questa tornitura, che è molto importante. Guardiamo anche quello grande forse si vede meglio, forse. Anche questo è lavorato bene fino al dente, non c'è ombra di dubbio. E direi che lo scopo sia stato raggiunto. E sono molto soddisfatto di questa operazione. Ok.
E siamo arrivati alla fine di questo video, spero abbiate gradito e abbiamo visto che anche in casa con un tornio da hobbistica siamo riusciti a fare un utensile per lucidatura da interno e sono molto soddisfatto, ripeto, e niente, ci vediamo al prossimo video e un saluto a tutti, ciao ciao!